Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Chiamo Luca, vengo dall'Italia e sono qui Quante volte sei stato a per la Medjugorje? seconda volta. Seconda volta. Seconda volta Dove e quando hai sentito parlare per la prima volta di a Medjugorje? scuola. La prima volta ho sentito parlare a scuola. Nel 1981 facevo la scuola media e ho ascoltato dal mio insegnante di religione la prima volta che appariva la Madonna. Io non credevo, non pensavo che la Madonna potesse apparire. Poi l'ho dimenticato. Molti anni dopo, 20 anni dopo, nella mia vita è accaduto qualcosa di molto importante e ero solo. Nessuno poteva aiutarmi, non i soldi, non gli amici potenti, nessuno poteva fare ciò che veniva chiesto a me. E allora sono andato in una profonda depressione, le mie certezze umane sono andate via, quando, guardando una trasmissione in televisione nel 2002, questa trasmissione parlava delle apparizioni di Medjugorje in televisione. In quel momento, era il novembre del 2002, in quel momento mi è venuto in mente le parole del mio insegnante di religione e non credevo ancora di più che a distanza di così tanto tempo, più di 20 anni, le apparizioni fossero ancora in essere, che c'erano. Questa trasmissione si è conclusa quando il conduttore della trasmissione ha fatto vedere al pubblico una fotografia scattata a Medjugorje. Ritraeva la veggente Visca che parlava con un sacerdote e il pellegrino tedesco aveva scattato la fotografia per ritrarre la veggente Visca. Quando a quell'epoca esistevano ancora le pellicole di celluloide, le pellicole, quando ha sviluppato la fotografia, dietro la veggente Visca si vedeva una ragazza di circa 18 anni. Aveva un velo sul capo, ma la cosa particolare è che quella ragazza guardava me, e quella fotografia mi è rimasta impressa molto nella mente. Nei giorni dopo, ho cercato su internet e a quell'epoca internet era agli albori, funzionava pochissimo, non c'erano i motori di ricerca, se non molto primitivi. Allora ho scritto la parola Medjugorje in modo sbagliato, non sapendo esattamente la scritta come i caratteri come dovevano essere fatti. Il risultato di quella ricerca è stato un solo link. Cliccando su quel link è uscita fuori la fotografia che avevo visto nella trasmissione qualche giorno prima. La Madonna si era presentata a me e mi aveva chiamato. Da quel momento la mia vita è cambiata profondamente, ma sono trascorsi altri 20 anni per poter venire qua. Io sono la seconda volta che vengo qua, ma la prima volta è stata 3 mesi fa. Sono trascorsi dunque 20 anni per poter venire qui dove la Madonna mi aveva chiamato 20 anni prima. Nel frattempo la mia vita è profondamente cambiata. Dopo quella trasmissione io ho vissuto un periodo di profonda depressione e non sapevo come fare a risolvere. Un giorno entro in una chiesa dopo aver camminato molto al mio paese, ma sono entrato solo con l'intento di potermi sedere. Volevo solo riposare, ero solo stanco. Mi sono seduto nel posto più lontano
dal tabernacolo all'ingresso, sono stato proprio al margine, ma da quel punto si vedeva il crocifisso e una forza che non era la mia, perché io non ero interessato, mi ha attirato da quel crocifisso e mi sono inginocchiato davanti al crocifisso. Ho iniziato a piangere così tanto che su quel gradino di marmo ho fatto una pozzanghera di lacrime. E questo è stato il secondo episodio della mia vita importante. Trascorrono 3 settimane, quando nella mia cassetta delle lettere trovo un foglio avvolto con una pellicola trasparente, chiusa con un nastro adesivo. Portava le indicazioni solo del mittente, cioè colui che spediva questo foglio, ma non il destinatario. E l'ho trovato nella mia cassetta delle lettere. L'ho aperto. E cosa c'era dentro? Un oggetto, una catenella con delle palline colorate, che io non avevo mai visto, non sapevo cosa fosse. Il foglio che c'era dentro, che accompagnava questo oggetto, erano le istruzioni della preghiera del rosario, che io ho iniziato a pregare. Quello è stato l'inizio del cambiamento della mia vita. Il Signore mi ha accolto il mio dolore e la mia disperazione, mi ha accolto con il pentimento che io mi sono inginocchiato davanti al crocifisso. E cosa ha fatto? Mi ha detto: vai da mia madre. E cominciando a pregare ha cambiato la mia vita. Le ragioni per cui io non ero disperato e non sapevo cosa fare, piano piano, una soluzione alla volta, poco poco, come la costruzione di una casa che si fa con un mattone alla volta, è diventata una bella casa. E dunque oggi sono qui a ringraziare la Madonna che, ho capito, mi ha amato lei per prima, non io lei, ma lei me per prima. Wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo. E hai ricevuto guarigione e conversione a Medjugorje mismo? A qui? No, non ho ricevuto, ma Tu esperienza qui? è stata la Madonna di Medjugorje che mi ha guarito, che mi ha donato la grazia della conversione, prendendomi dall'abisso del mio peccato, dalla mia miseria, perché non conoscevo Gesù, non conoscevo la preghiera, non conoscevo nessuno, niente. Vivevo come se Dio non ci fosse, ma è stata quell'immagine che mi ha aperto un mondo, il mondo della spiritualità. E ho pensato, se dunque la Madonna appare, vuol dire che Dio esiste. E dunque, se Dio esiste, allora non ci hanno mai raccontato delle favole o delle storielle, ma quello in cui noi crediamo è vero, è la verità. Gesù esiste, è una persona che ci ama immensamente. E allora oggi sono qui per ringraziare e portare quelle persone che come me sono state come me e sono ancora come me, disperate e che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Cosa ho capito qui a Medjugorje? Ho capito che qui la Madonna ti restituisce il cuore, perché la vita ti ruba il cuore, te lo porta via e te lo sostituisce con tante altre cose che non servono. Quello che noi desideriamo è essere felici, sentirci amati e avere la consapevolezza che la morte non è l'ultima parola che viene detta nella nostra vita. Ma qui ho capito, dopo che la Madonna ha restituito il mio cuore.
Wow. E cosa vorresti dire alle persone che non conoscono Medjugorje? Perché dovrebbero venire qui? I veggenti dicono: a Medjugorje non ci vieni tu, a Medjugorje ci vieni perché la Madonna ti chiama qui. I tempi sono difficili e sempre più angoscianti, ma io dico, se voi desiderate ritrovare il cuore, ritrovare l'amore, tutto ciò che voi avete sempre desiderato e sperato, qui lo trovate. Ma se voi non potete fare il viaggio perché siete lontani o forse non potete perché magari servono tanti soldi, non abbiate paura, chiedete alla Madonna: mamma, desidero venirti a trovare qui dove tu sei. E se poi invece tu hai un altro pensiero per me, lo desidero, lo voglio, quello che tu vuoi, perché tu sei la mamma dell'amore. Wow. Grazie per questa bellissima intervista.